Buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati per chi è già passato altre volte a trovarci in questo nuovo appuntamento con questo nuovo webinar di approfondimento sui prodotti Netix. Mi presento per quanti ancora non mi conoscono, io sono Andrea Baggio, sono la persona che si occupa di supporto tecnico su tutti i prodotti della nostra gamma. Prima di cominciare, prima di vedere gli argomenti di oggi, vi ricordo un paio di cose, tra cui il fatto che nei mesi scorsi abbiamo fatto altri appuntamenti di questo tipo per vedere nel dettaglio il funzionamento e tutte le caratteristiche dei prodotti, in special modo quelli della gamma Next che è stata lanciata nel corso degli ultimi mesi, degli ultimi anni. Trovate tutti quei video, quindi tutti i video dei webinar precedenti nel nostro canale ufficiale YouTube ed anche nel nostro sito, dove ovviamente verrà caricato poi anche quello di oggi. Vi ricordo inoltre che avete a disposizione una chat tramite la quale potete comunicare con me, è anonima, quindi non abbiate paura insomma ad usarla e serve per darmi qualche feedback se un argomento è chiaro, ma soprattutto se c'è qualcosa da approfondire, se avete qualche domanda specifica. Vi invito quindi a pormi le domande anche mentre sto parlando, dopo eventualmente in una pausa tra un argomento e l'altro vedo di recuperarvi tutti quanti e di rispondere a tutti quanti. Ecco, usatela appunto per darmi dei feedback e così rendiamo il tutto un po' più interattivo. Come vedete dalla presentazione, allora oggi parleremo di Modbus, della configurazione dell'utilizzo del protocollo Modbus con i nostri prodotti. Farò anche una piccola introduzione per quanti ancora non lo utilizzano, per quanti non hanno ancora avuto modo insomma, di provarlo con i nostri dispositivi. Si tratta di un protocollo di comunicazione industriale standard, nel senso che esiste comunque da molti anni, che permette di mettere in comunicazione appunto le macchine e i dispositivi in ambito industriale e delle comunicazioni. Essendo un protocollo standard, permette di mettere in comunicazione anche dispositivi che appartengono, diciamo, a tipologie diverse, produttori diversi. Quindi c'è il classico esempio di poter leggere, ad esempio, i registri di un PLC, piuttosto che di un inverter, ma anche di alcune sonde e sensori, ad esempio anche alcuni contatori con display che sono provvisti di questo tipo di protocollo, e anche di far parlare dispositivi tra di loro, quindi di poter fare anche una sorta di logica remotizzata facendo parlare dispositivi tra loro. Si tratta di un protocollo in uso già da diversi anni, quindi trovate la documentazione specifica facendo una ricerca in internet sicuramente, perché è molto ben documentato. Quello che andremo a vedere oggi chiaramente non sono le caratteristiche del protocollo in sé, ma proprio l'utilizzo che se ne può fare con i nostri dispositivi e proprio nello specifico come fare per rendere i nostri dispositivi in grado di parlare tramite questo protocollo. Come vedete dal secondo punto, si distingue principalmente in due tipologie, quindi abbiamo la comunicazione su base seriale, detto anche Modbus RTU, o il Modbus TCP/IP. Nel primo caso, quindi, si tratta di un collegamento a fili, quindi i dispositivi devono trovarsi tutti nelle immediate vicinanze, di solito si raccomanda che il bus non sia più lungo di qualche metro, quindi non si possono fare chilometri, insomma, in questo caso. Devono trovarsi quindi piuttosto vicini e un collegamento a 2 o 3 fili che permette di mettere in comunicazione le macchine. Nel caso invece del Modbus TCP/IP utilizza appunto il protocollo TCP/IP e quindi banalmente la rete internet, se vogliamo. Quindi il dispositivo deve essere collegato in qualche modo, dopo ne vedremo alcuni, ad una rete, e può essere interrogato, in questo caso sì, anche a distanza di chilometri, perché l'importante è che i dispositivi possano parlarsi tra loro, si possono vedere, diciamo, all'interno di quella rete. Per quanto riguarda la parte inerente, diciamo, al client e al server, diciamo che client è solitamente il dispositivo che comanda, quindi quello che va ad inviare le richieste al server. I server possono essere molteplici. Il client, soprattutto nella comunicazione in Modbus RTU, quindi quella seriale, è solitamente solo uno, quindi c'è un solo dispositivo che invia le richieste a tutti quanti gli altri e gli altri che gli rispondono in base alla richiesta che viene fatta.
Nel caso del TCP/IP è un po' diverso, perché diciamo che forse come convenzione si può utilizzare comunque l'idea di avere un solo client e diversi server, ma in realtà in quel caso la comunicazione può anche essere bidirezionale, perché comunque posso fare in modo che due dispositivi parlino tra loro simultaneamente, quindi che siano entrambi a fare le richieste ed entrambi a dare le risposte. Nel caso del bus seriale invece questo non è possibile, c'è un solo dispositivo che comanda. Ecco, qui abbiamo preparato una slide che spiega un po' il funzionamento del Modbus a grandi linee. Quindi quello che vedete in alto a sinistra è il nostro dispositivo, il nostro V500 Plus, che fa da client, quindi in questo caso comanda lui nella rete Modbus. La rete Modbus è composta in questo caso da un paio di PLC, una nostra espansione, un contatore dell'acqua, di qualunque cosa, tutti quanti ovviamente provvisti del protocollo Modbus, quindi tutti quanti in grado di parlare attraverso questo protocollo. Sono collegati tra loro, supponiamo che questo sia un bus seriale, quindi che siano tutti quanti collegati tra loro. La richiesta parte quindi dal client, ovvero da chi comanda, ovvero dal nostro dispositivo in questo caso. La richiesta di solito è composta da una serie di elementi, diciamo un ID univoco, che serve per appunto identificare il dispositivo con il quale voglio mettermi in contatto. Dopodiché un registro che appartiene a quel dispositivo, quindi ogni dispositivo avrà una sua tabella di registri, cioè un'area di memoria all'interno della quale dentro ogni cassettino, dentro ogni registro si troveranno delle informazioni, e poi anche la funzione di accesso, il tipo di comando, ovvero come intendo leggere o scrivere quel parametro dal dispositivo che sto interrogando. Questo è molto importante ed è definito solitamente nel manuale o comunque nel datasheet, nella documentazione del dispositivo server, quindi nel nostro disegno, diciamo, dal PLC o dall'XP150, che è una nostra espansione, o dal contatore, dovrò riuscire a ricavare questa informazione, ovvero la corrispondenza tra i vari registri e le informazioni che posso trovare al loro interno e il metodo di accesso, cioè la funzione di accesso. Per spiegarla un po' meglio, diciamo, l'ID univoco deve essere impostato solitamente dall'utente dove è possibile, per fare in modo che il primo PLC abbia un ID diverso rispetto a tutti gli altri dispositivi che fanno parte della stessa rete. Questo perché il client, ovvero il dispositivo che comanda, deve essere in grado di poterli individuare in maniera univoca, perché altrimenti rischierebbe di dare un comando, di passare, diciamo, un'istruzione, una stringa, e di non sapere verso chi dirigerlo e quindi chi gli risponderà. Invece questa è la prima cosa fondamentale, sapere l'ID univoco del dispositivo. Di solito ogni dispositivo nasce con un ID di default, ma in quasi tutti, diciamo in quelli fatti bene, insomma, si può cambiare, quindi c'è la possibilità di poterlo cambiare proprio per poterne mettere più dispositivi dello stesso tipo, anche di tipi diversi, dentro la stessa rete. Il client quindi ha trovato il dispositivo server con il quale vuole parlare. Il dispositivo server, come vedete in quel disegno con l'archivio in basso, dispone di una serie di registri, quindi il registro è, come dicevo prima, uno spazio di memoria che ogni dispositivo Modbus ha al suo interno, all'interno del quale, ad esempio, sul registro 1 potrei trovare la temperatura, sul registro 2 potrei trovare l'umidità, sul registro 3 potrei trovare, ad esempio, il livello di un galleggiante o qualcosa del genere. Quindi ogni singolo registro, che anche quello è identificabile tramite un numero, contiene un'informazione specifica che anche questa è definita nella manualistica del dispositivo con il quale voglio parlare, quindi del dispositivo, in questo caso, server. Una volta che il client sa quindi l'ID univoco e il registro che gli interessa interrogare, perché vuole sapere la temperatura che supponiamo si trovi al registro numero 1, deve anche sapere con quale metodo, con quale funzione di accesso al dato, perché ci sono una serie di funzioni, una serie di definite ovviamente dallo standard del Modbus, alcune delle quali permettono ad esempio di scrivere qualcosa su quel registro, quindi di cambiare eventualmente il valore. Supponiamo che quel registro lì sia associato ad un set point o allo stato di un'uscita digitale, quindi io posso anche comandarla per cambiarne il valore, oppure possono permettere di leggere quello che si trova in quel registro, e anche lì abbiamo una serie di diverse possibilità.
Sono tutte definite appunto nello standard, quindi è inutile che andiamo a vedere le funzioni come si chiamano, perché poi dipende comunque un po' da il dispositivo con il quale mi interfaccio. Ad esempio, giusto per nominarne un paio, di solito registri che possono avere un valore 0,1, ad esempio quelli che mi danno l'indicazione dello stato di un ingresso digitale, solitamente vengono interrogati con delle funzioni di lettura o scrittura COIL. Mentre invece nel caso di registri con una risoluzione maggiore, quindi che possono assumere più valori, non solo 0,1, magari si parla di holding register. Sono paroline chiave che chi ha già utilizzato il Modbus sicuramente conosce. Per chi non le ha mai sentite è inutile che le vediamo adesso, perché appunto sono cose comunque standard che si trovano nella documentazione del Modbus, ma in ogni caso basta leggere quello che è dichiarato nel manuale del dispositivo con cui voglio comunicare e gli mi dicono quale di queste funzionalità devo utilizzare. Diciamo, è un metodo di accesso che può variare per poter leggere o scrivere un'informazione che trovo all'interno del registro. Qui abbiamo anche un paio di esempi, quindi questo è l'esempio del Modbus RTU con i nostri dispositivi collegati appunto con un bus a filo a uno o più dispositivi server. Quindi nel caso di destra stiamo interrogando un inverter, nel caso di sinistra delle nostre espansioni XP500. L'interrogazione quindi qua avviene nel primo caso, diciamo in quello di destra, in realtà ci sarà un ID univoco, quindi il dispositivo il client non può sbagliare, perché può interrogare soltanto un dispositivo. Dall'altra parte ne ho tre, per giunta sono uguali tra loro, quindi ecco che avere l'ID univoco diventa fondamentale per capire se sto parlando con la prima espansione, con la seconda oppure con la terza. Una volta individuata le andrò a chiedere quello che mi serve, quindi ad acquisire magari il valore del sensore, della sonda collegata a questa espansione, oppure comandare l'apertura o chiusura di un relè dell'espansione stessa, o comunque il cambio di un set point, un'uscita analogica, eccetera, eccetera. Quindi questo è l'esempio del collegamento RTU. Come dicevo, solitamente si parla di seriali RS232 o RS485, la distanza tra un dispositivo e l'altro, comunque diciamo l'intera linea, non deve essere più lunga di qualche metro, diciamo qualche decina di metro, e come convenzione andrebbero twistati i due segnali A e B, perché diciamo il segnale si compone dal cavo A, il cavo B e il cavo ground della messa a terra. l'A e B andrebbero twistati tra di loro, e in teoria nell'ultimo dispositivo della mia catena andrebbe messa una resistenza di terminazione nei morsetti. Come vedete tra l'altro nell'esempio a sinistra, il collegamento è da evitare il più possibile di farlo a stella, ma va fatto piuttosto in cascata, quindi entro nel primo dispositivo, esco verso il secondo e poi verso il terzo. Questo per evitare il più possibile errori, disturbi alla comunicazione, e quindi per rendere il tutto più a norma possibile. Poi se le distanze sono brevi come quelle di una guida DIN, di solito tanti non portano né il ground né twistano il cavo. Diciamo che sono convenzioni per far funzionare tutto al meglio. Nel caso del TCP/IP queste diciamo, convenzioni non esistono, perché potrebbe essere un collegamento all'interno della stessa rete, come il primo esempio, quindi il dispositivo server client è collegato al wifi, e allo stesso wifi trovo anche questi sono tipo degli analizzatori di rete collegati via LAN, quindi fanno parte della stessa rete internet, della stessa rete locale addirittura in questo caso, e quindi si possono interrogare, solo che magari posso avere un dispositivo su un piano e gli altri sparsi in giro per l'azienda o per gli altri piani. Nel secondo esempio, quello centrale, invece vediamo che il nostro dispositivo si collega tramite una rete VPN, potrebbe essere tramite ad esempio la connessione della SIM, e quindi tramite internet vero e proprio in questo caso, ed entra poi dentro un'azienda, dentro una rete locale, quindi avrò il mio router collegato alla stessa VPN nella quale si trova il nostro dispositivo, e a quel router localmente posso andare a collegare i miei analizzatori, i miei dispositivi di tipo server. Quindi in questo caso anche a diversi chilometri di distanza, anche da una parte all'altra del mondo, riesco a far comunicare i dispositivi tra loro, o meglio, riesco a dire al mio dispositivo client di acquisire o di andare a cambiare il valore, lo stato di un registro di uno o più dispositivi di tipo server. Infine, nell'ultimo caso,
abbiamo un doppio collegamento, quindi vediamo che il nostro dispositivo si trova in posizione centrale e comunica localmente, diciamo, con i vari analizzatori, appunto con i vari dispositivi server, e quindi lui riesce ad acquisire i dati. Su quei dati che va ad acquisire potrebbe applicare dei calcoli, potrebbe generare degli allarmi, quindi quando trova un valore troppo alto può segnalarlo via SMS, via mail, come se fosse un sensore, una sonda collegata direttamente al suo morsetto, alla fine diventa esattamente tale e quale. Potrebbe inviare questi dati al portale, li può però anche mettere a disposizione in questo caso abbiamo messo uno SCADA come esempio, quindi di un ulteriore dispositivo client. Ecco quindi che il nostro dispositivo, nel disegno V500, si pone da gateway Modbus, quindi localmente va ad interrogare delle macchine che possono parlare solo con il suo indirizzo locale, quindi escluse dalla rete internet e quindi anche in qualche modo sicure, diciamo. E dall'altra parte però mette a disposizione quegli stessi dati, più eventualmente anche altri, a un secondo dispositivo che farà da client verso il V500, quindi non sarà lo SCADA a parlare direttamente con gli analizzatori, con gli strumenti che trovo localmente, lo SCADA parlerà con il V500 che però poi gli darà, diciamo, accesso anche ai dati che si trovano dall'altra parte, e quindi diventa un gateway Modbus a tutti gli effetti. Questo chiaramente è possibile appunto con il Modbus TCP/IP. In realtà la parte finale del collegamento, quindi quella che vede il nostro prodotto parlare con dei dispositivi localmente, la si potrebbe fare anche con il Modbus LTU. Quindi io potrei avere un collegamento su seriale 232.485 dal V500 verso dei dispositivi collegati localmente allo stesso, e poi un collegamento internet invece dallo SCADA verso il nostro dispositivo, tramite il quale però lo SCADA si può andare a prendere anche i dati che noi leggiamo dalla seriale, quindi diventa un gateway a tutti gli effetti. Ecco, ho parlato principalmente del V500, ma in realtà abbiamo anche altri prodotti della gamma Next che possono utilizzare il protocollo Modbus, ovvero il 151 e il 152, che lo ricordo sono la stessa tipologia di prodotto, solo che uno ha l'LTE, l'altro invece ha il Wi-Fi, ma per il resto sono esattamente uguali. Dispongono anche questi dispositivi di una seriale RS232 e di una seriale RS485, quindi sono compatibili con il Modbus LTU, assolutamente aperti da questo punto di vista, quindi non solo per parlare con le nostre espansioni, ma con un qualunque dispositivo che disponga di questo tipo di protocollo di comunicazione, e sono compatibili con la modalità client, quindi loro possono essere soltanto dei client che vanno ad interrogare uno o più server. Diciamo il limite di server definito nel Modbus LTU dovrebbe essere di 254 o 255, ora non ricordo, quindi posso collegare comunque più di 200 dispositivi che mi danno informazioni anche diverse tra loro, quindi posso andare ad accrescere il numero di segnali e di acquisizioni che sto facendo di molto. Il V151 e il V152 possono fare da client, quindi possono interfacciarsi con 100-200 dispositivi di tipo server. Invece il V500 Plus, che è il nostro top gamma, ha ovviamente 232.485, ha però anche l'Ethernet, oltre al Wi-Fi, e quindi tramite queste due periferiche si può interfacciare anche utilizzando il protocollo TCP/IP, e in più, oltre a fare da Modbus Client, quindi essere lui che interroga, come abbiamo visto nell'esempio di prima con lo SCADA, può essere lui stesso un server, e quindi essere lui che mette a disposizione di un qualcun altro le informazioni che sta leggendo direttamente dal campo. Queste due cose unite, quindi client più server, danno vita al Modbus Gateway di cui parlavo in precedenza. Adesso appunto a me interessava farvi vedere proprio a livello di programmazione, detto che l'interfaccia web dei dispositivi tra 151, 152 e 500 Plus non cambia, se non per le funzionalità che troveremo in meno nei 151 e 152, quindi non troveremo ad esempio Modbus TCP e cose del genere, ma diciamo come logica, come anche estetica, come grafica, è la stessa identica interfaccia, e quindi vedremo quella del 500 Plus, così le possiamo vedere tutte le funzionalità, e mi interessava appunto farvi vedere proprio come si può arrivare a leggere un qualcosa.
quindi come si deve definire, come si deve configurare il nostro prodotto per metterlo in comunicazione con un qualcosa. Qui abbiamo elencato i 3 elementi principali, in realtà ce n'è un quarto, ma è una funzione aggiuntiva, i 3 elementi principali per fare in modo che il tutto possa funzionare, quindi per fare in modo che il nostro dispositivo possa mettere a disposizione i suoi dati per un client o essere lui il client e andare a leggere i dati da uno o più server. Quindi i 3 elementi fondamentali sono le reti Modbus, le variabili Modbus e i comandi Modbus. Per rete Modbus si intende proprio la rete fisica, se vogliamo, quindi dico che il nostro dispositivo deve parlare sulla seriale 232, sulla seriale 485 o tramite Modbus TCP/IP, quindi sull'Ethernet o sul Wi-Fi. Quindi definisco proprio qual è il canale fisico di comunicazione. Poi per ciascuna di queste possibilità ci sono delle opzioni, diciamo, specifiche che potrebbero essere la velocità di comunicazione nel caso della seriale, quindi dico qual è il baud rate per comunicare. Anche questo non a caso, ma lo troverò scritto nel dispositivo con cui mi voglio interfacciare, quindi sono tutti dei parametri che troverete nel manuale del dispositivo server al quale volete accedere, quindi non sono cose da doversi inventare o da dover studiare, ma devono essere scritte da qualche parte. Quindi poi anche i bit di stop, la parità, tutti i vari parametri classici della comunicazione seriale. Nel caso del TCP/IP ovviamente gli dovrò dire l'indirizzo IP con il quale mi voglio interfacciare ed eventualmente la porta, perché potrei interrogare lo stesso indirizzo su porte diverse, ma poi ci arriveremo. Quindi diciamo la rete Modbus è proprio il canale fisico che voglio utilizzare per comunicare con qualcuno. Poi ci sono le variabili. Le variabili sono come per tutte le altre variabili dei nostri prodotti, quindi di fatto è dove verrà scritto un valore, dove verrà assegnato un valore per poterlo vedere, per poter fare degli allarmi, per poter fare un'automazione, quindi per dire quando una variabile assume un certo valore faccio l'invio di un SMS, di una mail o faccio scatenare un'automazione per azionare una pompa, aprire una valvola, cose del genere. Quindi quelle noi le chiamiamo variabili e nel caso del Modbus quindi saranno il contenitore in cui verrà scritto il dato che sto leggendo dal dispositivo con il quale mi sto interfacciando, e i comandi Modbus invece sono le funzioni, le modalità di accesso che dicevo prima, quindi voglio leggere oppure scrivere qualcosa, lo posso specificare, voglio leggere in un certo modo, voglio scrivere in un certo modo, anche quello lo dovrò specificare, sempre sulla base delle caratteristiche del prodotto con cui mi devo interfacciare. Il bridge appunto serve per la funzionalità Modbus Gateway, diciamo che però questo non è fondamentale per far funzionare una rete Modbus con i nostri prodotti, è un qualcosa in più che comunque poi vedremo anche di analizzare. I 3 elementi principali invece sono quelli che abbiamo visto sopra, diciamo si possono definire in ordine anche sparso, quindi non è per forza necessario fare prima la rete Modbus, poi la variabile, poi il comando, possono anche andare in maniera sparsa, però devono esistere tutti e 3 per fare in modo che il nostro dispositivo possa comunicare con qualcun altro. E quindi adesso io passerei a condividere proprio l'interfaccia del nostro dispositivo, del nostro V500 Plus, per andare a vedere tutte queste cose. Se nel frattempo avete qualche domanda, potrebbe essere un buon momento per farla prima di passare appunto a vedere direttamente l'interfaccia, magari se mi sono perso qualcosa, se c'è qualcosa che non è chiaro, o anche se è tutto chiaro, se mi volete dare un feedback, è ben accetto. Allora, che distanza massima può avere una rete Modbus? Devo essere sincero, non ricordo di preciso la distanza massima, è comunque parte della specifica del Modbus, quindi non riguarda i nostri prodotti, ma è proprio definito nella specifica. Non so neanche se ce ne sia veramente una di precisa, perché dopo ovviamente dipende anche dalla sezione del cavo, se il cavo è twistato oppure no, se sono presenti disturbi di tipo elettromagnetico o di altro genere, quindi diciamo la risposta è dipende. Tipicamente qualche decina di metri, non sopra i 100, e qualche decina di metri, diciamo così. Di solito appunto si raccomanda di evitare collegamenti sopra il centinaio di metri perché iniziano a subentrare dei disturbi che potrebbero dar fastidio e al client e soprattutto ai server.
Non so se ci sia veramente una cifra precisa, definita. Se c'è sicuramente la trovate nella specifica, o se poi comunque vi interessa ve la giro per mail, ma ecco, sicuramente non sopra i 100 metri e meglio molto sotto, tipicamente. Ingressi analogici, dipende da cosa si intende. Quello dei nostri prodotti, quindi diciamo apriamo una parentesi diversa dal discorso Modbus, quelli dei nostri prodotti possono essere 0,5 volt, 0,10 volt, 0,20 mA, 420 mA e anche in temperatura per leggere le NTC, quindi delle sonde di temperatura NTC. Solitamente le forniamo noi perché poi ogni NTC ha la sua specifica, ma vabbè, diciamo che una sonda NTC 10K in teoria va bene. Se parli invece, se la domanda invece si riferisce al discorso del Modbus, lì dipende chiaramente da quale dispositivo viene interfacciato con il nostro, quindi gli ingressi analogici possono essere di qualunque tipologia, perché tanto non devono essere compatibili con il nostro hardware. L'importante è che poi vengano tradotti in registri Modbus, quindi posso andare a leggere qualunque cosa e se poi quel dispositivo che la legge mi mette a disposizione un registro, io posso anche non sapere che cosa c'è dall'altra parte, leggo semplicemente un numero e quindi per me va bene comunque. Se, terzo caso, invece la domanda è riferita alle nostre espansioni Modbus, allora anche in quel caso lì abbiamo, andiamo in realtà dai millivolt ai milliampere, con un ampio range, in temperatura possiamo leggere PT100, PT1000, KTY, potenziometri, lì magari è meglio se lo vediamo in separata sede, ma comunque nel nostro sito si trovano tutte le caratteristiche dei nostri prodotti, tra cui anche la tipologia di ingressi o comunque di sonde che sono in grado di supportare. Perfetto. Bene, allora direi che passiamo alla seconda fase e quindi vado a condividere il mio schermo. Ok, dovremmo esserci. Quindi questa è l'interfaccia di un V500 Plus, uno collegato qui in azienda da noi. Questa è la prima schermata, diciamo quindi la schermata di login. Adesso ho ancora le credenziali di default, quindi andiamo via tranquilli. Ora, tutte le caratteristiche anche dell'interfaccia web dei dispositivi le abbiamo viste in altri webinar, c'è comunque la documentazione ed ovviamente ci sono io per poter fare una sessione tecnica, quindi adesso non andiamo a vedere tutti i vari elementi, ma vediamo solo nello specifico quello che riguarda il Modbus, anche per cercare di rendere il webinar un po' più snello. Quindi se vi ricordate dalla slide precedente, parlavo di 3 elementi principali: la rete Modbus, il comando o i comandi e le variabili. Partiamo quindi col vedere le reti Modbus e come si configurano. Si va quindi da Configuration, c'è una sezione dedicata al Modbus, e quindi ho Modbus Networks. Qui adesso ne troviamo già una, ma diciamo che ne vogliamo creare una di nuova, quindi facciamo Add New Network. Eccoci qua. Allora, la prima cosa che ci viene chiesta è quella di specificare un nome per questa rete. È un nome che ovviamente decidete voi, potete mettere il nome della seriale in uso piuttosto che il nome della controllore, del dispositivo, del PLC con il quale volete comunicare. Adesso la chiamiamo semplicemente 485. Abilità e disabilità, chiaramente non serve dire a cosa serve. Il peer type, allora qui vado appunto a decidere se il dispositivo che sto configurando, quindi in questo caso il nostro V500, deve essere client e quindi essere lui che va ad interrogare i miei dispositivi server o viceversa, o se deve essere lui che mette a disposizione le informazioni. A seconda di quello che vado a selezionare vedrete che i campi sotto cambieranno, quindi c'è stato un po' di movimento. Vediamo intanto la parte client. Nella parte client quindi è il mio dispositivo, il V500, che andrà ad interrogare uno o più dispositivi di tipo server Modbus. Physical Network Type è appunto il canale fisico che voglio utilizzare per far sì che questo avvenga, quindi o Serial RTU o Ethernet TCP, adesso vediamo l'RTU. Siccome sopra ho scritto 485, seleziono la seriale RS485 di cui dispone chiaramente il nostro dispositivo.
Come vi dicevo prima, quando si parla di seriali abbiamo i soliti parametri standard da dover definire, quindi il baud rate, databit, parity, stopbit. Sono tutti parametri appunto che si trovano sempre quando si parla di comunicazione su qualche tipo di RS, qualche tipo di seriale, e niente di tutto questo deve essere imparato a memoria o calcolato in qualche modo, basta leggere, diciamo, la documentazione del dispositivo server con il quale ci dobbiamo interfacciare, perché siamo noi in questo caso a dover andare d'accordo con lui, quindi ad adattarci alle specifiche di quel prodotto. Quindi dovremmo leggere cosa c'è scritto dall'altra parte, selezionare una di queste velocità, databit, eccetera, eccetera. Quindi questo riguarda proprio la configurazione della parte seriale della comunicazione. Dopodiché troviamo qui sotto due box, uno con scritto command e l'altro con scritto variable. Nel primo vediamo che esiste già un comando definito, è associato all'altra rete Modbus, quindi per adesso lo ignoriamo, sarebbe questo comando qua. Diciamo che troverò a sinistra tutti i comandi, ovvero tutte le funzioni di accesso ai registri, quelle di cui parlavamo prima, che possono essere appunto di lettura o di scrittura. Tutte quelle disponibili le trovo a sinistra. Se io le voglio includere dentro questa rete Modbus, le devo spostare semplicemente a destra nel campo selected, quindi basterebbe selezionare questo, spostarlo di qua. Questo perché ovviamente io potrei avere più reti Modbus per ogni dispositivo, quindi potrei avere una sulla 485, una sulla 232, N sul TCP/IP, e quindi posso andare a definire i comandi anche senza dire nel momento in cui le definisco appartieni a questa o l'altra rete. Come ultima cosa potrei entrare nella rete Modbus e selezionare i comandi che devo associare a questa rete Modbus. Quindi dal campo Available ho la possibilità di selezionare le funzioni che devono essere associate a questa rete. Lo stesso dicasi per le variabili, adesso non abbiamo ancora variabili Modbus, quindi è normale vedere l'elenco vuoto. Se ce ne fossero potremmo selezionarne una o più di una e spostarla a destra per dire che queste variabili devono essere associate a questa rete Modbus. La variabile, dopo come vedremo, avrà una serie di parametri che verranno ripetuti anche nella funzione, nel comando. Quindi una funzione avrà il parametro, ad esempio, il registro di memoria, e quel registro di memoria dovrò scriverlo tale quale anche quando vado a definire la variabile. Il collegamento tra la funzione e la variabile, diciamo quindi il fatto di collegare una funzione che ho definito con una variabile che ho definito, viene fatto in automatico dal nostro dispositivo. Quindi una volta che il dispositivo si rende conto che avrò una variabile che è definita sul registro 10 e una funzione di accesso al dato nel registro 10, le metto dentro la stessa rete Modbus, lui in automatico sa che quando andrà a leggere il registro 10 usando la funzione che gli ho specificato, dovrà copiare il valore sulla variabile con lo stesso identico registro. Adesso è tutto un po' un concetto astratto, ma dopo vedremo di cosa sto parlando. Quindi diciamo da qui io definisco intanto la mia rete, posso anche non selezionare nessun comando, nessuna variabile per il momento. Una volta fatto quello che devo fare, clicco Save e troverò la mia nuova rete Modbus. Per quanto riguarda appunto le possibili combinazioni, come abbiamo detto, rimanendo nella parte client, quindi che il nostro dispositivo debba comandare e andare a leggere da altri dispositivi, abbiamo RTU o TCP. Nel caso dell'RTU ho 485, 232A, 232B. Qui non fa nessuna differenza la selezione, nel senso che non vengono cambiati i parametri sotto perché rimangono sempre quelli i parametri alla fine. Posso definire ovviamente una rete sulla 232A, una sulla 232B e una sulla 485 nello stesso 2500 perché dispone di queste tre seriali che sono separate tra loro, quindi non vanno in conflitto tra loro. Se invece vado a selezionare la modalità TCP/IP, ecco che sotto non devo più definire il baud rate perché non avrebbe più senso, non ho più il parity, il databit, eccetera, eccetera. Ho però la possibilità di definire eventualmente un Modbus ID e quindi di dire questo, il dispositivo al quale devo accedere ha un suo ID e devo parlare solo con lui. Questo perché il Modbus TCP permetterebbe eventualmente di non considerare il parametro dell'ID e di andare semplicemente verso l'IP e la porta che io gli indico, supponendo che ce ne sia soltanto uno in ascolto in quella ID, in quella porta. Se dovessi avere più dispositivi che ascoltano quell'ID e quella porta, quell'IP e quella porta, ecco che allora posso anche dargli la specifica dell'ID univoco.
cosa che invece appunto nel Modbus RTU è assolutamente fondamentale. L'IP address quindi in questo caso non è altro che l'indirizzo IP del dispositivo con cui voglio mettermi in comunicazione, quindi anche questo va visto chiaramente nel dispositivo che avete scelto, con il quale vi trovate a dover lavorare. Sicuramente potrete cambiarlo. Chiaramente deve essere un IP visibile per il 2500 più, per il 2500 Plus. Cosa vuol dire visibile? Vuol dire che il 2500 Plus deve essere in grado di poter raggiungere quell'indirizzo, quindi se sono all'interno della stessa rete dovrò configurare un IP con la stessa classe di indirizzi IP, se sono su una rete VPN dovrò appartenere alla stessa rete VPN. Se sto cercando di interrogare un IP pubblico di un router o di una SIM, chiaramente devo assicurarmi che siano aperte tutte le porte del caso. Quindi anche questo non dipende dal 2500, ma sono delle verifiche che vanno fatte prima. La porta idem è la porta che si riferisce all'IP, adesso giusto per fare un esempio di un indirizzo IP potrebbe essere questo, e so che a questo indirizzo IP che sarà visibile dal mio 2500 Plus, che quindi avrà un IP simile, magari sarà uguale nei primi 3 parametri e diverso solo nella quarta cifra. A questo indirizzo IP potrò andare ad interrogare la porta 502, che non è un numero a caso, ma è lo standard del Modbus TCP, ma niente vi vieta di metterne un'altra. Quindi lui saprà di dover interrogare quell'IP e quella porta e si aspetterà di trovare qualcuno che gli risponde in maniera Modbus, quindi in maniera comprensibile. Il reply timeout è il ritardo in millisecondi, quindi quanto mi aspetto che possa durare eventualmente questa comunicazione. Quindi se supero il mezzo secondo, i 500 millisecondi in questo caso di timeout, metto giù la comunicazione e non ci riprovo più per evitare di tenere occupato il canale di comunicazione. Qua ovviamente potete inserire il valore che preferite. Come vedete invece il discorso dei comandi e delle variabili selezionabili rimangono tali e quali a quello che abbiamo detto prima, quindi questo non cambia. Quindi RTU, TCP in modalità client abbiamo visto un po' quali sono i parametri. Per quanto riguarda invece la modalità server, quindi quella in cui è il 2500, in questo caso a fare da server, quindi a mettere a disposizione lui i dati verso qualcun altro, ad esempio uno SCADA. Anche qui possiamo selezionare la modalità RTU oppure TCP/IP. Nella modalità RTU qui, come vedete, non ho la possibilità di abilitare o disabilitare l'ID, qua è essenziale perché devo assegnare un ID al 2500 e deve essere l'unico dispositivo con quell'ID all'interno della stessa rete Modbus, perché potrei eventualmente avere ovviamente anche altri dispositivi oltre al 2500 sulla stessa rete Modbus, quindi diciamo 1, quindi se un client cercherà di leggere l'ID numero 1 all'interno di questa rete, parlerà con noi, se invece andrà a leggere l'ID 2 non starà più parlando con il 2500 ma parlerà con qualcun altro. Serial device, le stesse 3 di prima, quindi posso decidere che il 2500 rimanga in ascolto sulla 232 o sulla 425, e anche in questo caso ritorniamo a dover definire baud rate, parity, eccetera, eccetera, perché sono i classici parametri della comunicazione seriale. Anche qui troverò la possibilità di definire le funzioni e le variabili da associare a questa rete. Allora, le variabili, diciamo, dovrebbe essere abbastanza logico il motivo. Io sto dicendo, metto a disposizione di un eventuale client queste mie variabili interne, proprio le variabili del 500 in questo caso, e quindi la temperatura, quello che sto leggendo dall'ingresso analogico, dall'ingresso digitale, quello che voglio. Perché devo definire però anche delle funzioni, considerando che qui non è il 2500 che deve usare un comando di lettura o di scrittura. Le devo definire per, diciamo, definire la mappa dei registri interni, e quindi per dire il registro interno del 2500 che decidete voi in maniera del tutto arbitraria, dall'1 al 10, mi aspetto solo letture, e quindi farò un comando che va dall'1 al 10 che permetterà all'eventuale client di usare quella funzione di accesso al dato specifica nei primi 10 registri solo per variabili, diciamo, di tipo read-only. Poi dall'11 al 15 solo scritture, e quindi chi verrà a interrogare il 2500, se proverà a leggere un registro dall'11 al 15 riceverà un errore perché non esiste nessun comando definito in quell'area di memoria. Quindi se nel caso in cui il 2500 è definito come client
i comandi, le funzioni mi servono per sapere come accedere al dato del dispositivo server con cui mi devo interfacciare, e quindi è il dispositivo server che mi dice come devo definire queste cose. Nel caso in cui il V500 sia lui il server, è lui che definisce come un eventuale client, un eventuale PLC, un'eventuale SCADA dovrà poter accedere a questi registri. Quindi è la stessa identica logica, solo che in un caso il nostro prodotto è chi comanda, nell'altro caso il nostro prodotto è chi mette a disposizione di chi invece comanda. Quindi ecco perché anche qui i comandi sono assolutamente essenziali. Quindi serial RTU, i parametri sono quelli. Nel caso del TCP/IP chiaramente non devo specificare l'IP, perché se siamo noi il server, l'IP è l'IP del V500, quindi non serve che lo vada ulteriormente a scrivere un'altra volta, perché è l'IP su cui lui già risponde, sulla LAN, sulla VLAN, quindi Wi-Fi, eventualmente l'LTE, se l'IP è pubblico, o la VPN. E la VPN, diciamo che in questo caso potrebbe star sopra a sia il 4G che il Wi-Fi che alla LAN, indipendentemente da quale sia la mia interfaccia di rete fisica, posso comunque utilizzarla tramite la VPN. La VPN in questo caso viene comoda perché potrei fare in modo che un dispositivo che è collegato a una rete locale, quindi con il cavo Ethernet, diciamo, alla rete locale dell'azienda, possa parlare con un dispositivo che invece è fuori in campo con una SIM 4G, che di per sé le due cose non dovrebbero potersi vedere, perché avrò una SIM 4G che non è raggiungibile di solito pubblicamente, una rete locale che sicuramente non è esposta pubblicamente, e quindi loro due in teoria non riescono a parlarsi. Tramite la VPN loro due riescono a parlarsi, anche se appartengono a reti assolutamente eterogenee, assolutamente diverse e chiuse, diciamo, tra loro. Quindi anche nel Modbus la VPN ha un suo senso. Ecco, quindi l'indirizzo IP in questo caso non lo devo specificare perché appunto è quello del V500, devo invece specificare la porta perché sto esponendo a questa porta il servizio Modbus. Ovviamente non potrò utilizzare le porte quelle diciamo standard tipo la porta 80, perché la porta 80 del V500 Plus è quella che stiamo utilizzando noi adesso per vedere l'interfaccia web, quindi se io proverò a scrivere 80, lui se ne lamenterà dicendomi no, non puoi inserire questo numero. Potete metterne una a caso, potete decidere voi il numero che preferite. Qui c'è 502 perché appunto solitamente il Modbus TCP come standard utilizza quella, però come dicevo anche prima, nessuno vi vieta di usarne un'altra. In questo caso è il V500 che comanda, perché è lui che definisce lo standard di comunicazione, e perché dopo sarà il client a doversi adattare, e quindi potete mettere quella che volete. Potete metterne ovviamente anche più di una, quindi potreste fare la porta 502 per esporre una serie di dati, la porta 503 per esporre altre variabili, la porta 1000 per esporne altre ancora. Quindi potreste avere 3 dispositivi client diversi tra loro che accedono a delle informazioni del V500 su delle porte diverse, interrogando anche eventualmente lo stesso indirizzo IP. Quindi questo è un po' il concetto. Vediamo se c'è qualche domanda nel frattempo. Ok, no, voi comunque scrivete, non preoccupatevi, anche se sto parlando dopo vi vado a recuperare. Allora passiamo al secondo elemento, quindi abbiamo detto reti, comandi, variabili, andiamo a vedere i comandi. Trovo un link rapido qui, altrimenti configuration modbus command. Qui troviamo quello che si vedeva prima, che era però associato appunto alla rete 232, andiamone a creare uno di nuovo. Qui mi rendo conto che se non avete mai utilizzato il Modbus, qualunque cosa io possa dire non farà troppa chiarezza, perché occorre sbatterci il naso contro, occorre capire un po' cosa voglia dire una funzione Modbus, cosa voglia dire il coil, loading register, eccetera, eccetera, altrimenti sono paroline prive di significato. Quindi darò per scontato che queste cose siano conosciute, o comunque non andrò troppo in profondità, insomma, per spiegare di cosa si tratti. Se c'è bisogno di un chiarimento per capire meglio di cosa si parla, ripeto, in internet si trova la qualunque a riguardo, ma sono comunque sempre disponibile pure io per fare una sessione tecnica, per fare anche eventualmente una demo online, per vedere proprio nel dettaglio di cosa stiamo parlando. Diciamo che quando viene inviato il pacchetto, visto che parliamo di un protocollo di comunicazione, da un client verso un server,
In quel pacchetto, come dicevo prima, ci sono una serie di informazioni. C'è l'ID univoco, quindi diciamo l'indirizzo Modbus che voglio andare ad interrogare, poi c'è il registro associato a quell'ID e quindi il cassettino di memoria che voglio andare a leggere di quello specifico dispositivo, e poi c'è anche il metodo di accesso a quel dato, cioè come glielo devo chiedere, e viene definito dalle funzioni Modbus, di cui qua vediamo l'elenco di quelle supportate da noi. Non sono... allora, se il 2500 è il server che mette a disposizione lui il dato verso qualcun altro, potete decidere voi in maniera arbitraria a quale singolo registro, cioè per quale singolo registro usare quale funzione, quale comando. Se però il 2500 deve essere lui che interroga qualcun altro, quindi che interroga lui un server, non sono delle informazioni che si possono inserire casualmente, ma va consultato il manuale, la specifica del dispositivo con il quale ci vogliamo interfacciare. Quindi diciamo che per assurdo uno potrebbe anche non sapere cosa voglia dire coil holding register, ma se me lo trovo scritto nel manuale che al registro 1 trovo la temperatura e ci accedo come holding register, bene o male posso arrivarci anche ad intuito a come vada configurato il dispositivo. Comunque diciamo qui abbiamo un elenco, abbiamo alcuni comandi che sono di sola lettura, quindi i primi 4, alcuni comandi che sono di sola scrittura. Chiaramente ci sono dei registri che saranno read-write, quindi che potrò sia leggere che scrivere. Mi viene come esempio un set point in una centrale termica, ad esempio, devo impostare un set point come temperatura di trigger, di allarme. Posso ovviamente andarlo a leggere perché magari quel set point lì uno lo può modificare anche localmente tramite un pannello, un display e quant'altro, quindi ha senso che io lo possa leggere tramite Modbus. Ha sicuramente senso che io lo possa cambiare perché magari appunto tramite il 2500 un utente lo va a modificare o in base a un'automazione. Quindi quello stesso registro, quello stesso numerino, lo posso sia leggere che scrivere. Non c'è però un comando, una funzione Modbus che faccia entrambe le cose, quindi dovrò definirne prima uno di lettura e poi uno di scrittura. Un esempio, per restare nell'esempio del set point, potrebbe essere un read-holding register, perché solitamente è quello che viene utilizzato per leggere delle variabili che vanno da 0 a tanto, tipo da 0 a 65.000 o da 0 a anche 2-4 milioni, sì, a seconda del tipo di variabile che devo andare a leggere, quindi diciamo holding register. Il Modbus ID è il famoso ID univoco del dispositivo con il quale mi devo interfacciare. Ho quindi una centrale, un controllore di una centrale termica che ha il Modbus ID 10, lo vado a scrivere qui. Il Modbus Register è invece all'interno di questo dispositivo, di questo controllore, a quale informazione voglio andare ad accedere. Ecco, siccome come vedete qui ho read holding registers, quindi al plurale, vuol dire che in teoria posso applicare questo metodo di accesso al dato a più registri, non soltanto ad uno. Quindi io qui gli potrei dire vado a leggere il registro 1, il mio primo registro, e però applico la stessa identica modalità di lettura ai prossimi 50 registri, quindi dall'1 al 50. Quindi troverò 50 informazioni diverse, chiaramente, perché troverò il primo registro è l'1, il secondo 2, il terzo è il 3, quindi in maniera progressiva ogni registro conterrà un'informazione diversa, un set point, una temperatura, un'umidità, l'elenco degli allarmi, tutto quello che mette a disposizione il dispositivo con cui stiamo parlando. E quindi diciamo il percorso logico è il V500 interroga indirizzo 10 come se fosse il suo numero civico, lo trova, corrisponde a un controllore. Una volta trovato un dispositivo che gli risponde, va ad interrogarlo sul suo indirizzo interno 1, al quale sa di dover trovare un certo tipo di informazione. In questo caso andrà ad interrogare anche i successivi 49, quindi in totale di 50, e farà questo ciclo di letture ogni 10 secondi, ogni 30 secondi, facciamo così. E dopodiché gli vado a dire a quale rete Modbus lo voglio associare. Quindi posso anche scrivere no network, salvo il mio comando e poi, come abbiamo visto prima, dal menu della rete Modbus vado a dirgli qual è il comando associato a quella rete Modbus, oppure mentre sto creando il comando, se ho già creato prima una rete Modbus, posso selezionarla da questo elenco e quindi qua avrei già finito di configurarlo. Quindi in questo caso sto dicendo al mio V500 vai a leggere
50 registri con questa funzione Modbus perché è il dispositivo server che mi sta dicendo di fare, che posso fare questo, e troverò 50 informazioni. Ancora non so quali, ma troverò 50 informazioni all'interno. Se invece il V500 fosse il server che mette lui a disposizione qualcosa verso un client, ecco che diciamo la configurazione è esattamente la stessa. Potete anche lasciare un interval perché tanto comunque il comando non viene eseguito, quindi non dà fastidio, però diciamo si può anche mettere l'interval a 0, perché in quel caso sto dicendo che il V500 risponderà all'indirizzo 10, il V500 all'indirizzo 1 avrà un qualche tipo di informazione e il V500 avrà 50 registri che si potranno leggere con questa funzionalità. Quindi qua sarebbe il V500 che definisce come l'eventuale client, l'eventuale scala o PLC dovrà accedere ai nostri dati. Okay. La configurazione del comando però rimane esattamente uguale. L'unica differenza la fa questa perché se il V500 è il server, ovviamente non è lui che fa interrogazioni, quindi questo comando non deve essere ripetuto ogni X secondi. Sto semplicemente preparando, predisponendo il registro per essere letto in questa modalità. Se invece il 500 è il client, quindi quello che comanda, ecco che mettere 30 secondi vuol dire ogni 30 secondi vai a fare un polling, vai a fare una richiesta di lettura, acquisisci di nuovo il dato dal server. I comandi di scrittura appunto non ha senso che li andiamo a vedere tutti quanti, ma il principio è lo stesso, quindi potrò dire write single coil, ad esempio per impostare un'uscita digitale a 0,1, gli dico quindi applica questo tipo di metodo di scrittura a questo numero univoco all'interno della mia rete Modbus, questo corrisponde proprio a una macchina, un prodotto specifico, e all'interno di quella macchina, di quel prodotto specifico, vai a interrogare, anzi a scrivere qualcosa sul registro numero 100. Anche questa qua è un'informazione che troverò nel manuale del prodotto specifico. Anche qui gli vado a dire in quale rete Modbus voglio applicare questa logica, quindi a quale rete Modbus si applica questa configurazione. Alcuni comandi, come vedete, sono single coil, quindi single, un solo registro. Se devo scrivere il 101 dovrò fare un altro comando uguale, solo che andrò a cambiare questo unico valore. Altri comandi invece, come ad esempio il write multiple registers, ecco che mi ritorna il discorso del word number. Word è un sinonimo di register in questo caso, quindi gli sto dicendo parti dal registro 101 e mi scrivi 10 word, ovvero altri 10 registri, quindi mi arriverai al 111. Ok? Quindi questo è un po' il concetto. Anche in questo caso, in questo caso diciamo l'interval non c'è proprio perché il write viene fatto in maniera atomica, quindi quando il V500 deve scrivere qualcosa, deve cambiare il valore di un certo registro, lo fa in quel momento in cui qualcuno gli dice di farlo, ma non lo va a fare ripetutamente, perché questo rischierebbe di creare delle problematiche non da poco. Ad esempio potrebbe continuare ad aprire e chiudere una valvola anche se non è più il caso di farlo, o continuare a resettare un contatore anche quando non lo deve fare. Quindi il write viene fatto una volta, ovviamente con una serie di retry, quindi se c'è qualche problema lui comunque ci riprova, e però non viene ripetuto nel tempo. Quindi in questo caso interval come campo proprio non esiste, e quindi qui proprio la differenza tra il fatto di definire un comando write per una rete in cui il V500 sia client o per una rete in cui il V500 sia server proprio non esiste, quindi è esattamente uguale. Una volta quindi definito il canale fisico, ovvero la rete Modbus che voglio utilizzare per andare a leggere i miei parametri, la modalità con cui accedere a quel dato, devo andare a specificare un'ultima cosa che è il contenitore in cui andrò a inserire il risultato di quella richiesta, e quindi le variabili. Quindi qui configuration variable. Qui adesso troveremo già le variabili associate agli ingressi e uscite presenti nel morsetto del V500, ma non ce ne curiamo. Clicchiamo quindi new. Nella tipologia di variabile dovrò selezionare Modbus. Ecco che qua mi trovo una serie di campi specifici del Modbus. Qui sopra sono impostazioni generiche della variabile, quindi non ci interessa niente. Per quanto riguarda invece le impostazioni specifiche, allora torna ovviamente il Modbus net, perché anche in questo caso posso decidere di associare già la variabile ad una rete esistente se l'ho già creata prima, quindi ecco che ritroviamo la nostra rete di prima, oppure lascio vuoto ed eventualmente farò in seguito questo tipo di collegamento.
Il Modbus ID, lo stesso che abbiamo visto prima nel comando, quindi se dall'altra parte stavo cercando di leggere l'ID10, lo scrivo anche qua. Il Modbus Register, siccome dall'altra parte leggevo dall'1 al 50, qui vado a scrivere 1, perché questo qua è il primo del registro che vado a leggere. La modalità di accesso, quindi read only, è una temperatura, non ha senso che possa essere anche scrivibile, quindi la vado solo a leggere. Write only è un'uscita digitale di cui non posso conoscere lo stato, posso soltanto impostarlo, ok, write only. Read and write è un set point, allora posso leggere e scrivere. Anche qua, cosa dovete scegliere tra queste tre opzioni? Non è il 2500 che lo decide, a meno che non sia lui ovviamente il server, ma lo decide, come sempre, il dispositivo con cui vi volete interfacciare. Quindi dovrete trovare questa informazione nel manuale di quel dispositivo. Diciamo che in alcune appunto è abbastanza logico, perché se è una temperatura è chiaro che io non possa decidere di cambiare la temperatura rilevata ad un sensore, perché mi devo fidare di quello che rileva lui. Però ecco, di solito la modalità di accesso è scritta anche nella documentazione del dispositivo con cui vi interfacciate. Se invece il dispositivo server del caso è il V500, ecco che allora lì siete voi a decidere effettivamente se deve essere read and write, read only, write only, per decidere che tipo di permessi dare al client in quel registro. Diciamo read only. Data type, anche queste sono informazioni che si trovano nel manuale del dispositivo con cui ci dobbiamo interfacciare, è auspicabile che sia così quantomeno, quindi è la grandezza in bit, diciamo, della variabile. Variabili di tipo 1 bit solitamente sono variabili di tipo coil, quindi ad esempio un ingresso o un'uscita digitale. Ecco che lui mi farà scegliere il bit position, perché all'interno di ogni singolo registro posso avere 16 bit, perché ogni singolo registro è composto da 16 bit diversi, e quindi qua potrei avere 16 ingressi digitali che corrispondono tutti quanti al registro 1, ok? In questo caso, quindi vado a selezionare qual è la mia posizione all'interno del registro che mi interessa, quindi è un ulteriore zoom, diciamo, ho l'ID che mi identifica l'hardware con cui voglio parlare, il registro che mi identifica l'area di memoria alla quale voglio accedere. Nel caso della variabile 1 bit ho anche la posizione specifica proprio del bit in cui voglio andarmi a trovare proprio quel parametro lì. Se è una temperatura questa cosa non ce l'avrò, perché la temperatura occuperà tanto spazio nel registro, quindi non leggo solo il primo bit, lo leggo tutto il registro. Se sto leggendo una variabile di tipo 1 bit, e ripeto, questo lo definisce chi si fa leggere, quindi il server, ecco che potenzialmente ne potrei avere 16 all'interno dello stesso registro. Facciamo un esempio pratico. Ho ingresso 1, anzi ingresso 0, a il mio registro numero 1 nel bit position numero 1, quindi faccio un copia e incolla. Ok, qua mi dà la possibilità di fare di associare un'etichetta per quando leggo lo stato 0 e quando leggo 1, perché essendo una variabile 1 bit non può assumere ovviamente altri valori. Un'etichetta vuol dire che poi nella mia pagina di stato, anziché vedere ingresso uguale 0 e ingresso uguale 1, potrei vedere ingresso uguale aperto e ingresso uguale chiuso. Vado a salvare. Ok, ho creato questo mio registro, questa mia variabile. Adesso io so che allo stesso dispositivo con il quale sto cercando di interfacciarmi, quindi è sempre l'ID10, e allo stesso registro di memoria trovo anche l'ingresso 2. Non può però essere nello stesso bit position, perché lì ci sta solo un'informazione, è nel secondo bit di questo registro. Vado a mettere bit position 1, quindi il secondo, gli vado a dare, anzi vado a fare crea nuova variabile, gli vado ad assegnare un nome diverso, quindi non sarà più ingresso 0 ma ingresso 1, bit position lo metto sull'1, creo salva, clicco salva. Voglio andare a vedere anche ingresso 2. Ingresso 2 fa parte dello stesso identico dispositivo Modbus, quindi sempre questo, si trova allo stesso identico registro, però si trova ovviamente nel bit numero 2, e quindi vado a selezionare il 2, lo salvo, e ho creato le mie tre variabili. Ok, devo cambiare ovviamente il nome, lo salvo, e ho creato le mie tre variabili diverse, quindi tre informazioni diverse
allo stesso registro dello stesso dispositivo con cui sto parlando. Dopodiché lo stesso dispositivo mette anche a disposizione una temperatura. E quindi allora io qua andrò a scrivere temp nella mia nuova variabile. Questo non cambia perché il dispositivo con cui sto parlando è lo stesso. Cambierà sicuramente questo, allora questo magari sarà il registro 100 perché l'ho letto nel manuale del controllore con cui mi sto interfacciando. Anche in questo caso potrebbe essere una variabile di tipo read only, diciamo così, però è una temperatura, quindi sicuramente non sarà un bit, potrebbe essere a 8, difficile, più probabile che sia a 16. A 16, allora qui c'è una coppia di valori che va tenuta bene o male sempre, la trovate anche nel nostro manuale. Questo è semplicemente, dice che la variabile può assumere un valore da 0 a 2 alla 16, ecco perché è una variabile 16 bit, quindi può arrivare al massimo fino a 65.535. E poi invece subentrano le impostazioni che potete decidere voi. Qua supponiamo che io stia leggendo una temperatura, quindi saranno gradi centigradi. Voglio vedere un decimale, definito così. Qui c'è la proporzione da fare, quindi io so che sto leggendo una qualcosa via Modbus che all'interno del Modbus assume al massimo questo valore, però io non voglio vedere da 0 a 65.000, che è evidente che non siano i gradi, voglio vedere da meno 20 a 80 gradi, diciamo, quindi qua andrò a scrivere meno 20, 80. Il V500 quindi andrà a leggere questo registro, troverà una variabile che avrà un valore che va da qua a qua, e dopo lo scala in automatico entro questo range che avete definito voi. Andiamo a cliccare salva. Ok. Allora, torniamo all'elenco delle nostre variabili. Lasciamo stare appunto quelle tipo digital che non sono Modbus. Qua, come vedete, abbiamo definito ingresso 0, ingresso 1, al Modbus ID numero 10 nel registro 1, entrambi, però se vi ricordate sono 2 bit position diversi. Anche questo è sempre verso il Modbus ID 10, quindi la stessa macchina con cui stiamo parlando, però ha un registro completamente diverso e stiamo leggendo un parametro completamente diverso con una variabile quindi che ha un formato diverso. Queste informazioni, quindi il Modbus ID più il Modbus Register, se vi ricordate, facendo un passo indietro, anzi apriamola direttamente da qui, erano quelle presenti anche nei comandi, quindi l'id, il famoso 10 che mi identifica l'hardware, la macchina con cui voglio parlare, il register, quindi l'1 nel caso delle prime due variabili che abbiamo creato, o il 100 nel caso della variabile temperatura che abbiamo creato per ultima. Queste due cose quindi devono andare d'accordo, quindi devo creare un comando che contenga, diciamo, la coppia Modbus ID, Modbus Register delle mie variabili, e poi una volta messi entrambi gli elementi all'interno della stessa rete Modbus, il V500 li va ad unire tra loro e quindi ok, capisce che per leggere quella temperatura dovrò usare questa funzione qua, perché è quella definita per lo stesso registro in cui mi trovo a temperatura. Dal punto di vista della configurazione, diciamo, le variabili come i comandi e come le reti Modbus non c'è una grossa differenza quando si tratta di, cioè quando il V500 è lui ad essere il client oppure quando è lui ad essere il server, nel senso che vanno definite allo stesso identico modo anche le variabili, non c'è un parametro in più, un'opzione diversa da dover definire. Quello che abbiamo visto vale per entrambe le casistiche, quindi sia nel caso in cui siamo noi a dover accedere al dato di qualcun altro che viceversa. Cambiano ovviamente le tipologie di variabili, quindi come abbiamo visto, se è una variabile un bit posso averne 16 all'interno del mio registro numero 100, o se è una variabile 16 bit posso averne solo una all'interno del mio registro numero 100. Se è una variabile di 32 bit, siccome un registro occupa 16, vuol dire che questa variabile parte dal 100, ma in realtà occupa anche il 101 e quindi devo stare attento poi se vado a definirne un'altra e che non potrà essere una variabile 32 bit sul 101, perché il 101 è già occupato da questa, quella che stiamo vedendo adesso. Queste però sono appunto delle cose che non riguardano nello specifico il V500, è la tipologia, il tipo di dato, quindi il numero di bit di un dato, che è
qualcosa insomma di standard come concetto che non riguarda solo V500, nella fattispecie nel Modbus, che anche quello è un qualcosa di standard. La finalità di oggi ovviamente non era quella di spiegare a chi non ha mai visto il Modbus in vita sua come si utilizza e cosa significa ogni singola sigla, ogni singola cosa, perché altrimenti il webinar doveva durare 3 o 4 ore forse. La finalità di oggi era quella di dare un'idea di flusso, di funzionamento, di configurazione all'interno dei nostri prodotti per metterli in comunicazione con un prodotto, con un dispositivo Modbus di qualunque genere, con quindi un minimo di conoscenze pregresse richieste. Ripeto, se c'è qualcosa da approfondire, però assolutamente disponibili per farlo in un secondo momento, in separata sede. Quindi se qualcosa è sfuggito magari a livello di concetti oggi, più probabile che sia per colpa mia che non l'ho spiegato bene, ma se anche così non fosse, non vi preoccupate, insomma, che lo possiamo approfondire anche in un secondo momento. Mancherebbe un'ultima cosa da vedere. Quindi abbiamo visto i 3 elementi principali, li riassumo di nuovo: la rete, il comando, o la funzione, e la variabile o il registro da andare a configurare nel nostro dispositivo. Mancherebbe quella quarta cosa che si vedeva nell'ultima slide che abbiamo visto nella prima parte, ovvero il discorso del bridge. Perché allora, se nel caso in cui il V500 debba fare da client, è abbastanza chiaro il perché funziona, perché abbiamo visto che ho definito una rete, gli ho detto quindi fisicamente devi parlare sulla 485. Gli ho detto sulla 485 ogni 30 secondi manda dei comandi per accedere dal registro 1 al registro 50, il risultato di quei comandi me lo inserisci dentro queste variabili che ho appena creato. Quindi ok, il V500 manderà questi parametri attraverso quella rete Modbus, li acquisisce e poi si arrangia a distribuirli per le variabili. Nel caso però in cui V500 dovesse essere il server che mette lui a disposizione il dato di qualcun altro, ci manca un passaggio fondamentale, perché abbiamo detto come quel qualcun altro può accedere alla nostra tabella di registri. Abbiamo detto come, anzi cosa, voglio mettere dentro quella tabella di registri, tipo al registro 100 metterò dentro la temperatura, però quella temperatura lì da qualche parte la devo pure leggere, quindi mi manca la sorgente fisica di quel dato, perché altrimenti il client arriverà a leggere il V500, il V500 gli risponde, perché è tutto quanto predisposto per farlo, ma gli risponderà con una lunga sfilza di zeri, perché non ha nessuna componente fisica che stia veramente dando un valore, un significato a quella variabile. E lo si può fare tramite, ci sono varie modalità in realtà per farlo, ma oggi quella che mi interessava vedere era quella del bridge. Il bridge è un ponte, un collegamento tra due variabili. Se vi ricordate, sempre nelle slide, abbiamo visto che un V500 a un certo punto poteva essere sia lui il client verso una serie di dispositivi collegati localmente, che il server verso uno SCADA o uno strumento simile collegato, diciamo, in maniera remota sulla rete TCP/IP. Vuol dire che il V500 a un certo punto avrò creato la mia variabile temperatura per andarla a leggere direttamente da un controllore, da una centrale, da un PLC, da una sonda di temperatura collegata localmente al V500. Quindi lì era il 500 a fare da client, legge la temperatura da questa sonda e la mette, inserisce il suo valore dentro questa variabile, la variabile temp. Chiamiamola temp 485. Quindi dove è il V500 a farla da padrone ad interrogare il dispositivo. Ottengo quindi ad un certo punto, siccome ho configurato tutto come dovevo, ottengo un valore. Quindi questa mia variabile assumerà a un certo punto un valore che ogni 30 secondi verrà aggiornato, 30 secondi è ovviamente un esempio, e adesso è a 23 gradi. Devo renderla disponibile per qualcun altro, quindi devo fare in modo che un dispositivo client interroghi il V500, che fa quindi da server in quel caso lì. Come faccio a dirgli accedi pure al dato che sto leggendo io localmente? Lo faccio appunto tramite i bridge, quindi intanto vado a, diciamo, creo la mia 485, la chiamiamo anche sorgente. Salviamo questa variabile. Ne vado a creare un'altra, che potrebbe essere invece temp
TCP, per esempio, e destinazione. La creo esattamente uguale perché diciamo a un certo punto dovrà contenere il valore che arriva dall'altra, quindi la posso lasciare esattamente identica alla prima che abbiamo visto. Adesso, tornando nell'elenco delle variabili, quindi vediamo che abbiamo una che sarà associata alla sua rete 485 con i suoi comandi eccetera eccetera, che è quella da cui vado a leggere la temperatura vera e propria, il sensore. Voglio mettere nell'altra lo stesso identico valore, in maniera tale che il 2500 crea due reti separate tra di loro, che in teoria non si parlano, perché da una parte ho la seriale 485 che rimane confinata al mio collegamento a filo, dall'altra parte ho il collegamento TCP che rimane confinato a tutta la rete in realtà, però li mette lui in comunicazione creando questo bridge, questo ponte da una rete all'altra. Quindi non devo fare altro che, una volta definite le mie due variabili, quella sorgente e quella di destinazione, adesso dipende ovviamente da quale punto di vista lo vediamo, però non dovrò fare altro che entrare in quella sorgente, quindi in quella primaria, in quella che è veramente collegata ad una sonda, ad un sensore che si muove, che fa qualcosa, e dirgli fai il bridge sull'altra. Quindi selezionare il menu avanzate, seleziono come vedete la mia variabile temp TCP destinazione che era presente qua nell'elenco, la sposto sulla destra per dire sto selezionando questa variabile e vado a cliccare save. Da questo momento in poi, ogni volta che la variabile temp 485 sorgente cambierà, ovvero ogni volta che io vado a leggere questa variabile direttamente dalla sorgente, direttamente dalla sonda di temperatura, ogni volta che cambia il valore viene copiato pari pari sull'altra variabile. Quest'altra variabile, temp TCP, non dovrò fare altro che inserirla dentro una seconda rete Modbus, una rete Modbus TCP, nel caso di questo esempio, nella quale il 2500 non sarà più lui il client, ma sarà il server. Quindi questa qui è una variabile che il 500 legge come client, questa qui è una variabile che il 500 mette a disposizione come server. Sono strettamente legate tra loro e è importante notare che il bridge non è bidirezionale, quindi io sto dicendo quando cambia il valore di questa lo copio dall'altra parte. Se voglio anche fare in modo che avvenga il contrario, si può fare, però diciamo diventa un po' più complicato, lì magari è da vedere caso per caso. Il bridge è fatto per consentire al dispositivo di fare da gateway, ma in maniera, cioè verso una sola rete. Quindi prendo da qui e sposto di qua. Ovviamente tutti i miei allarmi del caso, tutte le mie logiche, tutte le mie automazioni le posso fare sia qua che nella variabile che sto copiando, perché diventeranno alla fine la stessa cosa, in un certo qual modo, quindi avranno sempre lo stesso valore, quindi se io voglio fare in modo che sia una piuttosto che l'altra ad avvisarmi di quando la temperatura è troppo alta, il livello è troppo alto, lo posso stabilire tranquillamente a piacere. Ecco, questo rende il 2500 a tutti gli effetti un gateway Modbus e quindi vi permette di leggere dalla 232, dalla 485 o dai morsetti, perché ovviamente adesso io ve l'ho spiegata in termini Modbus su Modbus, però chiaramente io potrei anche dire questo è l'ingresso analogico di cui il 2500 già dispone, bene, entro nel mio ingresso analogico e gli dico vai a fare il bridge verso questa variabile qua. Stessa cosa, quindi questo è appunto un ingresso di quelli a morsetto nel 2500 Plus, ci collego quello che voglio e faccio in modo che quel dato lì poi venga messo a disposizione su una rete Modbus. La configurazione è la stessa identica, stesso dicasi per le variabili di tipo digital input, poi il discorso si potrebbe ampliare anche a tutte le variabili che acquisisco come variabili MQTT, però gli si apre tutto un altro mondo e tutto un altro protocollo. Questo è un po', diciamo, neanche troppo in sintesi, in realtà, tutto ciò che riguarda la configurazione, la messa in opera del Modbus con i nostri dispositivi. Quindi direi che gli argomenti erano questi. Adesso, se avete qualche domanda da fare, se volete che torni su qualche argomento, o, ripeto, anche se è tutto chiaro,
vi chiedo insomma di darmi qualche feedback e dopo niente ci avviamo verso la chiusura. Bene, grazie. Va bene, allora direi che se non ci sono altre domande, poi appunto non è questo l'ultimo momento utile per farlo, perché tanto mi potete contattare in qualunque momento. Direi che chiudiamo, quindi vi ringrazio intanto per l'attenzione, mi rendo conto che non era un argomento facile, sicuramente era un po' pesantino, però spero che possa essere utile per chi utilizza o per chi utilizzerà il Modbus. Poi le slide e soprattutto il video lo troverete appunto anche nei nostri canali ufficiali, quindi YouTube nel nostro sito. E niente, vi ringrazio nuovamente e vi auguro una buona giornata.